Salve a tutti, oggi vedremo come rimuovere la perdita d'acqua dal tappo di scarico di questo scarico ad incasso e oltre a pulire il galleggiante che si trova in questa posizione. La prima operazione da fare ovviamente è quello di aprire lo sportellino a pulsantiera, spingiamo verso l'alto e poi verso di noi, rimuoviamo queste due viti. Poi dobbiamo rimuovere questa basetta di plastica nera e sfiliamo via questa mascherina. Rimuoviamo i perni che tengono fissate le viti, spingiamo verso il basso e tiriamo verso di noi, spingiamo verso l'alto e tiriamo verso di noi. Con due dita tiriamo in basso queste due linguette per tirare via la mascherina. Allora, qui ci sono i due pulsanti, scarico piccolo e scarico grande, rimuoviamo, basta tirare verso l'alto la pulsantiera e la sfiliamo via e la mettiamo da parte. Allora, per fare manovra dobbiamo liberare il galleggiante che si trova qui sulla destra. Prima di fare questa operazione dobbiamo chiudere l'acqua dal rubinetto e la chiudiamo. Possiamo anche far uscire l'acqua. Vedete? Non si riempie perché abbiamo chiuso l'acqua. Qui c'è il perno che dobbiamo svitare per far sfilare via il galleggiante in modo tale da avere spazio di manovra per rimuovere il tappo. Allora, per rimuovere è abbastanza duro, usiamo una pinza a pappagallo. Una volta che abbiamo svitato, tiriamo verso di noi il tubicino dell'acqua. In modo tale che possiamo spostarlo. Premiamo questa levetta perché dobbiamo sfilare il galleggiante. Questo è il galleggiante, lo mettiamo da parte. Qui c'è un fermo che serve a tenere giù il tappo dello scarico e quindi lo allarghiamo e lo sfiliamo via. Ho semplicemente allargato in questo punto perché va fissato a questo perno. Ora questo tappo non uscirà mai perché è troppo grande, quindi dobbiamo rimuovere questa levetta verdina
E invece questo tappo, mezzo tappo, va svitato e sfilato via, perché altrimenti non ce la facciamo. Vedete qui? Dobbiamo girarlo in senso antiorario e tirarlo con forza verso l'alto, perché c'è una guarnizione nera che giustamente non lo fa staccare. Ecco fatto. Una volta che abbiamo sfilato via il tappo, controlliamo lo stato della guarnizione. Allora, qui abbiamo il tappo, qui possiamo svitarlo in senso antiorario. Allora, qui alla base è pienissimo di calcare, quindi dobbiamo rimuovere il calcare. Guardate che pezzi di calcare vengono via. Ci tocca rimuoverli perché il tappo altrimenti ecco fatto, ora il calcare non c'è più. Recuperiamo questi pezzi di calcare, non li facciamo andare nel lavandino, non andiamo a ostruire il lavandino. La guarnizione è integra, almeno. Col cacciavite sto togliendo anche il calcare da qui dentro. Allora, dopo che abbiamo pulito per bene e rimosso il calcare da tutte le parti, soprattutto qui, se la guarnizione fosse rovinata, bisogna andare in ferramenta ad acquistarne una nuova, vale anche per il tappo.
Allora, adesso dobbiamo rimontare il tutto. Qui ci sono dei fermi che escono e dobbiamo incastrarli qua dentro. Giriamo e l'abbiamo chiuso. Questo, vedete, è il movimento che fa il tappo. Chiuso, aperto, chiuso, aperto. Vedete, la funzione di questo fermo grigio è quello di tenere giù il tappo premendolo verso il basso in questo modo, e quindi rimane incastrato verso il basso. Ora dobbiamo infilarlo dentro la cassetta. Non ci dimentichiamo questa levetta. Il tappo, ricordiamoci che questi incastri vanno infilati qui dentro e poi girati. Ci vuole un po' di forza. Piano piano entra, molto piano però. Devo entrare ancora un po'. Allora, una volta che è entrato lo giriamo per bloccarlo. Ecco fatto. Una volta che è allineato, possiamo andare a fissarlo in basso. Magari facciamo andare un po' d'acqua per pulire . Il galleggiante va fissato nuovamente su questo binario. Una volta che sentite il click vuol dire che è arrivato a fine corsa. Ora recuperiamo il tubo dell'acqua e dobbiamo infilarlo nell'entrata blu. Una volta che abbiamo agganciato l'ingresso blu della galleggiante, avvitiamo. Questo è il famoso fermo che dobbiamo infilare all'interno.
Ecco, l'acqua si è bloccata. Il montaggio avviene nel senso inverso in cui l'abbiamo smontato. Rimettiamo la mascherina, la molla va verso il basso. Ricordiamoci di montare la basetta. E da ultimo la mascherina con la pulsantiera. Da sotto entriamo verso l'alto, spingiamo e l'abbiamo chiusa.